Benvenuti amici, nemici e haters che passano ad insultarmi nei commenti. Oggi parliamo di una cosa che fa girare il joystick a molti, ovvero il critico videoludico oggi. Sì, proprio quel tizio che guardate per farvi un'idea di un gioco e poi magari lo insultate perché non capisce niente. Ma tranquilli, non vi giudico, perché io sono qui per un solo motivo: farvi vedere le cose dal mio punto di vista, che, spoiler, non è la Bibbia, e meno male. Cazzo. Allora, chiariamo una cosa: il miglior critico videoludico sono le vostre mani e il vostro cervello. E no, non dico questo per lavarmi le mani dalle vostre lamentele, ma perché è la sacrosanta verità. Il critico serve solo per farvi approfondire un gioco, per darvi uno spunto. Ma chi decide alla fine? Voi! Se il gioco vi diverte, vi coinvolge, vi emoziona, allora è fatto. Fine. Non serve che qualcuno ve lo dica con toni apocalittici oppure recensioni da 10.000 parole, monumentale, stratosferico, spaziale, speciale, capolavoro. Ora, se venite su questo canale sapete bene come funziona. Io non sono qui a parlare di grafica super realistica o storie che sembrano uscite da un romanzo di Tolstoi. No, io guardo su questo canale, quando recensisco un gioco, quando do un mio parere, io guardo solo il gameplay, quello matematico, immediato e crudo. Quanto è giocabile, quanto mi fa divertire e quanto mi permette di lanciarmi in gioco senza ad invadenti o tutorial da 20 ore. Questo conta per me. Quindi per me vedere tutorial è un difetto, una storia non me ne frega un cazzo se è bello o brutta, non mi cambia più di tanto. Quindi se cercate una discussione sulla profondità emotiva o sulla pixel art che sembra un quadro del Rinascimento, forse questo qua non è il posto per voi, non è per voi questo mio canale. Ma se volete capire quando un gioco spacca davvero, allora siete nel posto giusto. Wow! Detto questo, io mica ho la presunzione di sapere tutto, Io adoro gente come GCLS, Aurenal, quel che resta del gioco, Devil Cree, Mara Sanvitale e Luca Bright. Ma attenzione, non è che sono sempre d'accordo con loro, Anzi, vi dirò di più. Prendo un esempio recente con cui ho avuto da che dire. Io e Aurenar, per esempio, su Resident Evil 4 Remake la pensiamo in modo totalmente opposto. E anche riguardo a Xia, che io lo trovo ridicolo col sasso super mega killer OP. Lui invece l'ha adorato Xia, ha guardato il lato onirico e emozionale che trasmette il titolo. Lui adora questi titoli per certe cose, io li apprezzo per altre, ma abbiamo idee diverse su alcuni punti. E sapete cosa? Va bene così, perché ciò che conta è la coerenza. Io voglio che un critico rimanga fedele alle sue idee, alla sua linea editoriale e non che cambi opinione a seconda di come tira il vento. Quindi, massimo rispetto a chi porta avanti le proprie convinzioni con onestà intellettuale, che rispetta una propria coerenza critica. E ora parliamo di me, perché sì, questo è il mio canale e posso farlo. Avrò pure solo uno sputo di iscritti, ovvero 800, ma sapete cosa? Non me ne frega niente di accontentar tutti. L'altro giorno uno si è accanito nei commenti perché ho detto che Naughty Dog non sta combinando nulla di buono da anni. E sapete cosa? Rimango della mia opinione, nonostante subisco le critiche per questa opinione. The Last of Us Parte 2 per me non è all'altezza del primo capitolo. E fotte sega se l'opinione pubblica lo considera un capolavoro. Io non cambio idea solo perché fa figo dirlo. Ogni volta che serve ripropongo questa opinione nei miei video. Perché? Perché è coerente con le mie scelte, con i miei gusti e con la mia esperienza videoludica. Quindi ora sapete a cosa do importanza e sapete la mia visione del videogioco. Quindi il mio disprezzo purtroppo per quel gioco è coerente. E qui mi ricollego a un'altra cosa: quando seguo un critico mi aspetto che sia coerente. Allora, tutti mi parlano che Frank Slayer o GamerDex sono super fan dei JRPG vecchia scuola, ok? E so che hanno stroncato Final Fantasy XVI. E quindi per me è normalissimo, perché chi segue un Frank Slayer e chi segue un GamerDex sa quanto sono talebani col concetto di JRPG. Quindi chi si approccia a loro, chi è loro fan,
cerca di capire quando un videogioco sia antiquato dal punto di vista della cultura JRPG. Ok? Quindi se improvvisamente un GamerDex o un Frankie Slayer mi dicesse Final Fantasy XVI è il suo gioco dell'anno, allora lì mi suonerebbe strano e direi sei un po' una testa di cazzo, ti sei cominciato a vendere, perché comincia a stridere totalmente di punto in bianco con la loro visione del videogioco. Spero di essere stato chiaro e spero che non vi dia fastidio che abbia usato questi due personaggi come esempio. Per questo ormai io comunque seguo pochissimi creator italiani e caso strano molti di loro fanno parte di questo gruppo e sono miei iscritti. Perché hanno opinioni solide, non cambiano idea ogni 3x2 e soprattutto si vede che amano davvero i videogiochi, si vede che hanno dei gusti personali e delle opinioni ben precise su cosa vogliono come videogioco. Allora ragazzi, il messaggio è semplice: fidatevi di voi stessi, ascoltate i critici, sì, ma alla fine il giudizio che conta davvero è il vostro. Io continuerò a dirvi la mia con sarcasmo e coerenza, anche se non piace a tutti, perché sapete una cosa, chi se ne frega. E ora, come sempre, lasciatemi nei commenti i vostri insulti, le vostre riflessioni, anche solo un saluto di incoraggiamento per quello che faccio. Io sono Zetta, il videogiocatore punk, e ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella e mettete mi piace. Ci conto, eh? Ah, soprattutto il gioco che state vedendo, il gameplay del videogioco che state visualizzando si chiama Unielder ed è un roguelike abbastanza, come state vedendo, un roguelike abbastanza interessante. Questa è solo una combat demo, spero che vi faccia piacere questo format, perché quando si tratta di demo dove non si può dire più di tanto ma bisogna mostrare il gameplay, vorrei fare questo format dove chiacchiero con voi. Spero che vi piaccia, spero di avere molti feedback positivi su questo format e ci si vede alla prossima. Ricordate di iscrivervi al canale e mettere mi piace sulla campanella e tutto quanto, Ci conto.